Questa avventura narra di due protagonisti, la vita e la morte. La vita veniva consacrata, onorata, festeggiata, e la morte era gelosa perché sola, e così invocò 4 necromanti per impedire alla vita di insorgere. Nelle regioni meno conosciute del Faerûn, un nano guerriero insieme ad alcuni avventurieri sconfissero i 4 necromanti e la vita tornò a risplendere. Tuttavia, la morte portò con sé gli avventurieri. Nei giorni che seguirono lo proclamarono come un eroe. Il nano sopravvissuto aveva sconfitto il dio della morte, eppure egli volle andarsene e così salpò, prendendo la via del mare. La figlia indesiderata imbarcò lui e altri 5 avventurieri, una ladra, un warlock, un bardo, un ranger e un paladino, verso luoghi e terre che non avevano ancora mai visto, perché il viaggio alla scoperta di se stessi è ciò che più di ogni cosa può consacrare la vita. Signore e signori, inizia l'avventura. Ci siamo allontanati dalla baronia del Grifone, ciascuno di voi ha le sue motivazioni. Vi siete ritrovati tutti sopra la nave del capitano Anton. Quello che vi siete lasciati alle spalle ormai è il passato. Per alcuni questo passato rimane impresso nella memoria e non verrà cancellato. Faccio riferimento a Lucinda, faccio riferimento a Rust, che qualsiasi cosa stiano cercando davanti a sé, si porteranno sempre con loro quello che è successo. Adesso è giorno, sono le 15:27 e non avete ancora pranzato. Rust, sono passate un paio d'ore da quando vi siete imbarcati. Il capitano della nave ti ha mandato a chiamare da poco, vuole parlare con te, vuole conferire con te in privato nella sua cabina. Accetti? Accetto. Accetti. La cabina, come vedi, non è un granché, è spoglia, ma quello che ti interessa a te è il capitano dietro la scrivania. Ti ha aspettato. Quando entri lo vedi scrivere qualcosa su una pergamena molto sporca. A una prima occhiata sembra quasi un diario di bordo, ma non ne sei completamente convinto. Ti fa cenno di attendere e di accomodarti, c'è una sediucola lì davanti, e mentre attendi lui finisce di scrivere e ti guarda, fa un colpo di tosse per schiarirsi la voce, dice Ferrobarba, dico bene? Sì, uno dei miei uomini mi ha detto che ti ha voluto ingaggiare apposta perché sei molto conosciuto nel tuo paese. Io non conosco le gesta di cui si è parlato tanto, sinceramente non so chi tu sia. La cosa poco mi importa, perché se sei qui è perché i miei uomini ti hanno visto come una buona guardia per questo viaggio, e così ti ritieni una persona che può difenderci dalle angherie che il mare ci presenterà in queste 6 settimane? Diciamo che è quello che ho fatto negli ultimi anni della mia vita, quindi penso di sì. Sei un nano. Un solo nano. Valgo quanto 10 nani normali. Facciamo che ti credo. Ti voglio pagare per i tuoi servizi. Ti voglio dare 10 monete d'oro a settimana, per 6 settimane, per assicurarmi la tua fiducia. Perché non facciamo 100 una tantum, a prescindere da quanto durerà il viaggio? Magari potrebbe durare anche di più. Che ne sa lei di di che cosa succederà? Non è trattabile questo prezzo. Non ho più monete d'oro da poterti concedere. E so che il viaggio durerà 6 settimane perché diverse volte abbiamo fatto questo tipo di viaggio dalla baronia del Grifone a Waterdeep. Quindi sì, salvo imprevisti di sorta,
direi che 10 monete d'oro a settimana è il prezzo più congeniale. Se non accetti, quello che posso fare è andare sotto, non andare sopra. Non sono solo mie queste monete d'oro. Allora accetto. Ok, te ne do la metà adesso e la metà a fine viaggio. Va bene? Va bene. Ok, visto che hai accettato il mio denaro, sarà il caso che tu sappia la verità. Queste monete d'oro non servono a pagare soltanto la protezione durante il viaggio, servono a pagare te come mia guardia del corpo personale. E perché proprio te e non il carico, visto che quello dovrebbe essere quella la cosa più importante della nave? Cosa dovrebbe essere la cosa più importante della nave? Il carico, in teoria. Ah, il carico non è così importante. Devi proteggere me e mi devi proteggere dai miei uomini. Ma quindi è questo quindi i tuoi stessi uomini mi hanno ingaggiato senza sapere che... Senza sapere quale sarebbe stato il vero scopo. Ho già fatto lo stesso identico discorso a un'altra persona che è qui sulla nave, un dragonide, che in questo momento è nei suoi alloggi. Si occuperà di difendermi. Questi uomini non sono esattamente miei, o meglio, me li sono ritrovati. Sono delle persone un po' particolari, hanno dei vizi un po' strani. Alcuni anche abbastanza malevoli. Non mi posso fidare di loro. L'ultima volta che qualcuno ha ingaggiato questa nave è finito sgozzato e non per mio ordine. Potrebbero rivoltarsi contro di me da un momento all'altro. Quindi occhi aperti. È chiaro? Il Draconide sa che ci sarò anch'io o è all'oscuro? No, non credo che lo sappia. Probabilmente lo riconoscerò, però credo sia l'unico in nave della sua razza, giusto? Sì, è l'unico della sua razza. Non so dove sia, credo che sarà nei suoi alloggi in questo momento. Se è tutto chiaro e non hai altre domande, ti lascerei dare un'occhiata in Ma giro per la nave. sì, a parte chiederti chi sei effettivamente, a parte essere il capitano di questa nave. Il mio nome è Anton Dorlav. Sono il capitano della figlia indesiderata ormai da qualche anno. Viaggio spesso per mare, viaggio solo per mare. I miei affari sono relativi al commercio. Niente di particolarmente complicato. Avrai trovato altri marinai durante le tue avventure gesteroi. Sì, sì, assolutamente. Beh, Mi sembra strano però che tu comunque ti fidi di qualcuno scelto dalle persone delle quali non ti fidi e ciecamente affidi in qualche modo la tua vita nelle mie mani. questo è il bello. Loro non sanno qual è il tuo vero scopo. Loro credono che tu servi l'equipaggio. Per questo ti hanno scelto. Quindi se ti hanno scelto per servire l'equipaggio, avranno fatto le loro valutazioni e sono convinto che le loro valutazioni al riguardo sono meritevoli di fiducia. Quindi potrei quindi aspettarmi una proposta simile anche da parte loro, se mi stai dicendo questo. Ne dubito. Loro non sanno che io ti stia facendo questo discorso. Loro credono di potersi fidare di me. Sono io che non mi fido di loro. Sono sempre stato accondiscendente, soprattutto nei momenti più critici, quando uccidevano le donne e dopo averle uccise le seviziavano. Ok. Occhi aperti, Ferrobarba. Ci divertiremo sicuramente, capitano. Mi auguro di no. Puoi andare. C'è qualcosa da mangiare nella cambusa. Ah, certo, la Cambusa. È la sua prima volta in nave, quindi Non ti preoccupare. Passiamo alla cambusa, dove troviamo Atros.
Allora, i marinai all'interno della cambusa stanno chiacchierando, stanno gozzovigliando ormai da un'oretta. Si è fatta ora di pranzo e alcuni di loro stanno iniziando a mangiare. Quindi Cosa sono fai? seduto in cambusa e sto mangiando e bevendo. Sì, E intanto ascolto, penso che... ok, riesci a sentire gli argomenti di questi due marinai, il marinaio 14 e il marinaio stanno 13, che stanno contrattando. contrattando. Il marinaio 14 vuole venduti degli oggetti nel marinaio 13. Capisci che il marinaio 13 è un mercante, è il mercante della nave. Prima di continuare, mi dici come sei vestito, per favore? Sono sempre incappucciato con questa veste nera, con paraspalle dorati, Ok, veste ok. lunga. Sei incappucciato. un- Sì, sì. Ti guarda il marinaio 13 e ti dice: salve, abbiamo un ospite a quanto pare. Cerca di guardarti un po' meglio. Non ti si vede. Sai, è inutile mettersi quella roba lì. Qui diamo passaggi a tutte le creature del Ferun. Senza dubbio, ma a me la luce dà particolarmente fastidio. Come vuoi? Ti serviva qualcosa? Cos'hai da vendere? Tira su un bel cesto, lo mette sul bancone e poi tira su un sacco con l'altra mano e lo mette sul bancone. Beh, come vedi ho tanta roba, dell'acqua santa, delle frecce, attrezzi da scalatore, una borsa per il guaritore, delle manette, una corda, delle pozioni di guarigione, tutti a prezzi bassissimi. Qui siamo in mare, amico. Beh, prezzi bassissimi, non mi sembra ci sia molta differenza da Città del Porto. Vediamo un po'. Ah, ti dico subito che non sono prezzi trattabili, eh. È tutto a metà prezzo rispetto a Città del Porto. Una pozione di guarigione a Città del Porto ti costa 50 monete d'oro, qui ti costa soltanto 25. Da quello che vedo potrebbero essere interessanti le tue bottiglie di vetro e prenderò anche un paio di ampolle d'olio. Nel frattempo senti comunque il vociare delle persone, Atros, e stanno parlando, da quella distanza riesci a sentire meglio. Stanno parlando e stanno ridendo di qualcosa che è successo prima dell'attracco a Città del Porto. Andiamo da Gilda. E dove sono? Sei all'interno della cabina della nave, c'è soltanto un letto e nient'altro. Come vedi la cabina è molto buia e angusta e c'è soltanto una luce che viene da fuori dalla cabina, che illumina parzialmente all'interno. Stai controllando lo zaino che hai agilmente rubato a Città del Porto e ti stai intascando il tuo bel bottino. Beh, all'interno di questa cabina non c'è molto da fare. Qui cosa mi ritrovo? Tipo su un ponte? Sì, sei su un corridoio, appena arrivi lì vedi un uomo. Salve, stavo giusto venendo a farvi i miei saluti. Vi ho riconosciuto, sapete, vi ho visto alla locanda. Siete la donna con cui ho amorevolmente chiacchierato insieme al nano, se non ricordo male. Il vostro nome... Lucia. Dico bene? Sì, più o meno. Ah. Vedo che ha una memoria proprio di ferro. Ah, siete una ragazza sprezzante. Vedi che ride e quando ride vedi i suoi denti marci. Vedi il suo sguardo che è un po' allupato. Infatti fa un gesto con la lingua, si passa la lingua sulla bocca. Vedi lo sbavare tra le labbra. Senti un fetore anche strano, un po' acidulo, di pesce, ma non solo, fa un po' puzza quest'uomo. Tenta di avvicinarsi un po' a te, con aria un po' spavalda, ti guarda e dice: beh, sarà un lungo viaggio, ragazza mia. Sei davvero molto affascinante. Vorrei poterti vedere meglio sotto questo cappuccio. E prova a sfilarti il Tagliagli la cappuccio, palla. allungare la mano
verso di te. Se mi cerca di prendere il cappuccio, io gli blocco la mano e gliela amorevolmente Ah, sì, sì, riporgo. certo. Ok. No, pensavo fossi più amorevole, un volto così gentile. E ti passa due dita sul mento in questo modo. Dio, che schifo. Coraggio, bambina. Lo so No, cosa vuoi. Sono qui per questo. andare a mangiare, guardi, avance veramente incredibili, forse nella vita mai ricevute Non appena del genere. tenti di spostarti, rimani lì dove sei. Non appena tenti di spostarti, lui fa una prova di forza Ecco, alla. e fa 16. Ti prende, ti getta al muro e ti blocca. Che calcio nelle palle. Andiamo, bimba, sono qui per te. E inizia ad avvicinarsi con il viso e ti lecca, ti passa la lingua proprio sulla guancia. Senti un fetore proprio immondo. Posso tirargli un calcio nelle palle? Sì, puoi fare una prova di forza contrapposta. Devi superare il 16, pari o superiore. Ah, peccato, peccato. Non colpisci proprio il linguine, colpisci una zona della gamba a cui non fai nessun danno. E lui continua a fermarti e immobilizzarti, dice andiamo, stai ferma. È il momento di andare sul ponte della nave, dove troviamo un Amon che sta allietando con la sua musica il lavoro dei marinai sulla nave. Senti del gran chiasso, senti Sì. ovviamente del vociare da marinaio, no? Quindi cazza la randa, tira su quella sprigola, andiamo, muoversi, muoversi. E dall'altra parte senti uno dei tanti marinai che dice andiamo Menestrello, suona qualcosa, forza. Suono mentre cammino, mentre mi sposto. Quindi vado tipo verso il centro della nave e faccio un bel tiro di perfezione. 15. C'è il primo ufficiale che sta dando degli ordini e in lontananza vedi Città del Porto che si sta piano piano allontanando, distanziando. Nient'altro. Allora, continuando a suonare, mi dirigo verso il primo ufficiale. Ok. Beh, cosa fai qui, Menestrello? Non dovresti suonare per i miei uomini? È quello che sto facendo, sei cioè, un attimino distratto. Posso porti una domanda? Sì. Immagino che non sia la prima volta che fate questa tratta. No, l'abbiamo fatta molte volte. Pericoli in generale? Cosa avete vissuto durante le altre traversate? Pericoli in generale ce ne sono sempre in mare. L'ultima volta in particolare ci siamo imbattuti su una nave di mercenari, chiamiamoli così. Ovviamente inutile dire che se siamo sopravvissuti noi voi. Abbiamo vinto, certo. E cosa volevano questi mercenari? Suppongo rubarvi la mercanzia. Vedi che deglutisce e fa sì, volevano rubarci la mercanzia. Non mi sembra che mi stai raccontando tutto, ma mi farò bastare quello che mi hai appena detto. Fatelo bastare. Signori, guardate, quest'uomo qui ci allieterà con la sua musica. Musica, maestro. E parte uno stornello elfico di De Androu. Perfetto. Adesso andiamo da Krastos. La tua cabina è più grande, ci sono 2 letti, è una cabina sempre angusta, senti il rumore e lo scricchiolio della nave molto più forti rispetto ad altre navi su cui sei salito. Ti rendi conto di essere effettivamente nelle cabine più in fondo della nave, sei quasi se vogliamo dividerle in piani, ok? Sei quasi all'ultimo piano, sei al penultimo e questo si sente parecchio. Non c'è nessuno, però sai che questa zona qui dove ti trovi è la zona dove i marinai della nave vengono a riposare. Ti hanno concesso questa cabina qui perché non
non la usa nessuno. Che cosa fai? Sono lì che lucido la mia armatura e la mia spada da buon lottiero paladino. Mhm. Quindi Deck andrò a mangiare Deck. E si alza e se ne va. Sei salito al piano di sopra e ti ritrovi una scena un po' inquietante. Tu vedi la scena che si sta consumando in fondo alla stanza, cioè uno dei marinai che è salito addosso e ha saltato praticamente una giovane ragazza che non hai mai visto prima e sta provando a fare roba. Gli compaio alle spalle al tizio. Tiro di furtività. Perfetto, 18. Lo prendi. Lo prendo con il mio tridente, lo afferro da dietro, tipo bloccandolo col tridente e lo scaravento indietro. Deck, lascia Ok. stare questa ragazza. Deck. Lo spingi indietro, presa la sprovvista, lui si allontana e sbatte sul muro. Credevo che ti stessimo pagando per proteggerci, stupido idiota. Cosa stai facendo qui? Perché non sali sul ponte Dai. della nave a vedere se ci sono pericoli? Deck, proteggere da tutti, Deck. Quindi questa è protezione, Deck. Il marinaio diciamo che si Sei un arrende, drago robot. si fa convinto, si arrende, guarda Lucinda, si alza e dice: non è finita, ci vediamo dopo, bimba. E fa per Posso andarsene. sputargli in faccia? Deck, io ti consiglio di Sputargli tagliargli in la faccia. palla. Puoi sputargli in faccia. Oddio, l'ammazzo. Ok, gli sputo in faccia. Ma proprio uno che ho proprio Con preso forza. con l'anima. Ok, siete voi due, Lucinda e Krastos. Beh, lo guardo e gli dico: guarda che ce l'avrei fatta anche da sola. Comunque, grazie. Chi sei? Deck, piacere di conoscerti. Io sono Krastos di Meltot. Deck. Posso dirgli dov'è che sei in draconico, visto che lo parlo? Parli la mia lingua, quindi noti che non fa più Deck. Quindi È figata! piacere di Non è, conoscerti. non è più quel paziente. Ah, ma lui Esatto. solamente ha problemi di linguaggio. Va bene, parlerei sempre in draconico, non ti preoccupare. Io stavo andando in Cambusa a mangiare qualcosa, ti unisci a me? Sì, certo, molto volentieri. Bene. Allora, Krastos, Andiamo in Cambusa. capisci tutto quello che dice Lucinda, però ti rendi conto che non è proprio la sua lingua madre. La mia lingua ok? madre. E andiamo da Feredir. Feredir, ti trovi sul ponte della nave. Tu sei l'unico, eccoti qua, tu sei l'unico di tutti, tra tutti, quelli che sono appena saliti insieme a te, che è indaffarato tra le faccende relative alla nave. Ti stanno sfruttando al massimo, sei sudatissimo, il viaggio è cominciato da 3 ore, ok? E tu sei veramente tanto sudato, ti stanno mandando a destra e a sinistra, a cazzare la randa, a allacciare le corde, Basta a dirlo. tirare sulle vele, a fare di tutto. Esatto. E non solo lo fai, ma lo fai anche vessato e insultato, perché non lo fai bene. E soprattutto perché il sabato e il venerdì è i cazzi tuoi. Esatto. Mi piacerebbe dire strano, però. Quindi mi fai subito una prova di destrezza. Ok. Tutto trotto. Hai già capito finalmente dopo la terza, quarta volta cosa significa cazzare una randa. Quindi ti ritrovi qui, da questa parte qui, a tirare la corda e a allacciarla su un tronco che si trova lì e a tirare forte. Stai cazzando la randa. E lo stai facendo Finalmente, benissimo. Dopo la terza, quarta. Esatto, dopo la terza qua. E vedi appunto uno dei marinai che si trova lì vicino, il marinaio 4, che si avvicina a te, ti guarda e con aria quasi inorgoglita ti dice: finalmente sei riuscito a farne una buona. Come hai detto che ti chiami, elfo? Io mi chiamo Feredir. Io. Yo bro? Io. Sai anche rappare? Ma frustatelo. No. Arg, Bene. come ti chiami, marinaio? Non ti interessa come mi chiamo io. Sbrigati, ce ne sono altre 4 da cazzare. Una là sotto e una là in fondo.
Ecco che ti cazzio. E quindi Per fare un po' di conversazione. Vado subito. mi fai altre 2 prove, una di destrezza e una di forza. Attenzione per la CD di difficoltà, se ne sbagli una sono cazzi. E sono Una di cazzi. destrezza, scusami. E una di forza. Eccolo lì, il Perfetto. fallimento critico. Allora ti racconto... Se la sbagli scazzi la randa. Allora, quello che attenzione. succede No. è la seguente cosa. Praticamente non appena ti sposti cadi faccia a terra perché ti sei legato il piede sulla corda. Perfetto. Quindi ti fai un di 4 danni. Possiamo modificare quella... Possiamo cambiare E quella cadere lì di con, faccia. che ha Federico con il naso da clown. Si avvicina l'elfo, lo hai già visto. Cioè l'elfo, il drow, scusami. Lo hai già visto. Era insieme a te nella taverna, se non ricordi male. Cosa fai? Ah, che dolore. Lo tiro su. Com'è, tutto a posto? Lui se ne va intanto. Sì. Però noi elfi siamo fatti per stare nelle foreste. Certo, non sulle barche. Sulle navi. Sei un elfo delle barche. Ho capito. Allora, facciamo la seguente. Mentre iniziamo questo dialogo, io prendo il mio strumento musicale e inizio a suonare la canzone del riposo. Che sarebbe? Funziona così, io inizio a suonare o a cantare o a dire una poesia, una prosa, qualsiasi cosa sia, e durante un riposo breve chi ascolta questa melodia recupera punti ferita pari a un di 6 aggiuntivo. Questa cosa volevamo chiederti prima. Il significato di riposo breve cosa significa? È riposo lungo suppongo che sia tipo... massimo un'ora di riposo all'interno del quale non fate niente, tra cui sforzi fisici eccetera, soltanto insomma bere, mangiare, chiacchierare, stare seduti eccetera. Tipo cazzare la randa Cazzare la randa vale come... Oddio, dipende. In realtà potrebbe anche essere riposo una volta che l'ha fatta tante volte. Sì, non è un problema, insomma, dai. No, io continuo la mia suonata. Grazie mille. A buon Sai, rendere. fa comodo avere degli amici qui a bordo. Gli altri marinai mi odiano tutti. Penso siano un po' razzisti. Non ho mai detto di essere tuo amico, ma dobbiamo essere tutti per superare la traversata. Ok, andiamo da tutti gli altri. Rust, sei già lì, sei arrivato da pochissimo. Ti sei un attimo perso per le vie della nave, però non è stato difficile trovare la cammusa. All'interno vedi quello che c'è. Insomma, ci sono dei marinai che stanno bevendo al bancone e stanno mangiando. Che fai? Ma mi avvicino al bancone, ovviamente. Ok. Saluto. Uno dei Faccio due... un cenno del capo. Uno dei due vedi che già bello brillo, ha la testa quasi mezza accasciata sul boccale di birra. Per la precisione questo, il marinaio 9. Ti guarda il cambusiere e ti dice: ah, salve, tu sei il nano sopravvissuto, se la memoria non mi inganna. Sì, Non sì. ti inganna. Ma sopravvissuto da cosa? Raccontaci le tue storie, nano. Qua siamo tutti curiosi. E quello ubriaco ti guarda e dice: tutti curiosi, siamo tutti curiosi. In questa nave c'è un bardo per queste cose. Non sarò io a raccontarti la mia storia. Ah, non ci tengo neanche a Chiedetelo saperlo, al se bardo. proprio vuoi saperlo, quindi... Beh, e allora dammi da mangiare. Dammi da mangiare, qua non siamo mica in una taverna, prenditi quello che vuoi. Vedi che la roba è un po' sparsa un po' ovunque, ci sono delle patate in giro, c'è della verdura in fondo, ci sono altre patate proprio qui. Senti il sottofondo delle persone che parlano e qualcuno che sta fischiettando e cantando una canzone, ma non riesci a vederlo. Riesco a percepire da dove viene questo suono. Percezione passiva? Senza tirare. quindi Senza ho 13. tirare, 13, sì, lo senti, viene da qua, questa zona qui. Visto che ho capito che non verrò servito, faccio strada verso questo suono. Vengo attirato anche dalla dispensa, ovviamente. C'è la dispensa, c'è tanta frutta, c'è del vino, c'è del rum. Ne approfitto per prendere qualcosa da mangiare così al volo, quindi della frutta, qualsiasi cosa possa essere mangiata abbastanza facilmente senza dovermi sedere, Mhm. ed esco
dalla stanza e mi dirigo verso la sorgente del suono. E E trovi questo marinaio qua. un marinaio completamente ubriaco, sdraiato su dei sacchi di farina, ha in mano un boccale di rum, senti il fetore del rum da quella distanza, oscilla questo boccale e canta qualcosa. Oh, questa voglia di rum che mi prende, voglio tutto il rum, tutto il rum. Questa nave viaggio tutto il rum, tutto il rum. Marinaio, subito al ponte! Al ponte, marinaio, al ponte! Però non si alza da lì, beve un altro sorso e continua a bere e si sdraia. Al E ponte! sviene. E con una prova di forza prova ad alzarlo. Ho detto sul ponte, adesso! Ah, sul ponte, vado sul ponte. Lui si mette sotto braccio su di te. Sei molto basso per lui, però insomma si sorregge. Si accascia. Si accascia, gli cade il boccale e fa tipo uno sguardo tipo così di resa. A un certo punto lo vedi che si spegne in volto. Dice: "Ah, il rum è finito. No, forse non è finito. Sarà all'ultimo piano della nave. L'ultimo piano. No, avevo detto agli uomini di non farlo. Non è stata colpa mia." E ti allontana. Non è stata colpa mia, ho detto. Levati dalle palle, chiunque tu sia. Io non ho fatto niente di tutto questo. Io mi dissocio da quello che avete fatto. E si allontana sempre di più. Si allontana Mi dissocio. e vedi che se ne va. Arrivano Io mi dissocio. Lucinda e Krastos. Lo incrociate il tizio ubriaco che si sale sulle scale della cabina in maniera un po' affannata. Non vi considera, vi supera. E arrivate anche voi nella cabina. Inutile ripetermi quello che vedete, quello che è. Cosa fate? Vabbè, io sto morendo di fame, quindi me ne vado qua, mi prendo qualcosa da mangiare e poi me ne vado da Rust, che è il mio fedele idolo, e gli dico: guarda che il drago spacca, ha fatto tutta una mossa di Kung Fu contro un coglione che cercava di fare cose che non doveva fare. Appena sento il drago spacca, tipo indietreggio all'indietro e me ne vado dentro la cabina, tipo, e tiro fuori l'ascia. Il drago spacca? Cosa stai dicendo? Aspetta, però non possiamo dare due mouse in Che vuol dire il contemporanea. drago spacca? E gli corro dietro e gli dico: no, fermo. Guarda, è il caso di mantenere un profilo basso. Cioè, dicevo che Viene detta un mi ha nano. salvata. Non è che mi serviva che mi salvasse, però insomma è intervenuto in un momento un po' difficile. Secondo me dovremmo Un drago farci- ti ha salvata? Sì, perché cosa hanno i Un draghi? drago in questa nave? E cosa hanno? Guarda che simpatico. Si chiama Krastos. Hanno di brutto i draghi. Che di solito sono grandi quanto questa nave. Beh, avrà qualche cosa di particolare. Dov'è questo drago? E tratto con me. Se magari esci dalla cambusa e non fai il codardo. Parole dure. Lo vedi? Lo vedi? Quello non è un drago, E cos'è? un draconico. Ah, io pensavo fossero la stessa cosa e non ne ho mai visto uno. Dovresti sapere che tipo di trascorsi ho avuto quei draghi. Diciamo che la mia reazione è più che normale se un drago e non un draconico ha spazzato via tutte le persone che conoscevi. Beh, vabbè, ma non ti allarmare, insomma, non ti allarmare. Se ti dico che mi ha salvato, vuol dire che è uno buono. Vabbè, Balbetta, ma è buono. Vi interrompe vabbè. uno dei marinai. Atros, hai finito di fare le tue compere?
Sì, Ok. assolutamente sì. Ma posso considerare che ho assistito alla Certo, scena come no. del marinaio ubriaco, Sì, no? certo. Ok. Ecco, per esempio, adesso sono interdetto. Non so se lo voglio inseguire oppure no. Dimmi tu. Per due motivi. Il primo è il room. Il secondo è la storiella che stava raccontando e che poi ha interrotto. Però forse no, il mio personaggio decide di rimanere Ok. all'interno della cambusa. Va bene. Allora vedi il marinaio davanti a te che volge lo sguardo verso Rust e Lucinda. Fa un passo verso di loro e dice: signori, vi fa vedere 2 sacchi, una cesta e un sacco, e vi dice: se vi servono degli oggetti, fa l'occhiolino. Chiedete pure a me, io sono il mercante di questa nave, tutto a metà prezzo. So da dove venite. Da dove venite costano tanto questo tipo di oggetti. Io vi faccio tutto a metà prezzo, tutto. Il vostro amico qui è Indicatros, lo sa bene. Dico bene amico, e si gira verso Atros. Sì, ha della roba. Siete interessati? Vabbè, vediamo cosa hai da offrire, dai. Deck, anche io vorrei vedere Deck. Si spaventa un attimo, ti guarda. Ah sì, mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Comunque c'è un personaggio che mi sta sempre attaccato addosso, Deck. Vorrei dirgli, Deck, che cosa devo fissarmi, Deck? Ma tu sei un dragonide. Deck, sì, Deck. E sei per caso tanto. anche un paladino? Sì, sembra di sì, Deck. Che spreco. Vabbè. Cosa vorresti dire? Neanche sai il motivo per cui sono diventato Deck. La mia famiglia è stata sterminata. Penso solo che sei il figlio delle creature più libere del mondo e ti metti al servizio di chissà quale dio veneri. Ma comunque. Sono solo al servizio della vita e della giustizia. Deck. Giustizia. E chi Deck, stabilisce? sì. Bah, discorsi da paladino. Non mi interessa. E tu cosa avresti da dire? Ladro. Cosa sei? Un ladro? Io sono Non c'è libero scritto. Chiunque tu vuoi che io sia. e libero resto. Quindi No, andrò libero. a cercare il mio room. Buona fortuna. Ti auguro di trovarlo. Il tempo passa. Allora, Fere di Reamon, parola a voi. Allora, noi siamo appena arrivati là dentro, suppongo. Sì. Sì. Io mi avvicino intanto a prendere qualcosa da mangiare, visto che comunque sia da un bel po' che siamo partiti. Ok. Niente, mi avvicino con, diciamo, fare neutrale, né troppo amichevole né troppo freddo, al Dragonite e mi presento. Ehi tu, io sono Amon, sono un bardo, sono un elfo. Ho spesso sentito parlare della... Sì, Scusa, ero con te. distratto, dai. Non ti preoccupare. Sto mangiando. Ho sentito... Oh, ti disturbo? No, Deck, dimmi, Deck. Mi siedo qua accanto a te, posso? Sono all'impiedi, Deck. E io mi siedo. Ti dico, sai, ho sentito molte volte parlare con razza, ho pure sentito molti racconti, ho imparato molti racconti sulla vostra razza, ma è la prima volta che ho l'onore di avere davanti a me un vero dragonite. Cosa ci fai su questa nave? Sono alla ricerca della giustizia lungo il mio cammino per dare la possibilità, Deck, al mio villaggio di riposare in pace, Deck. Il tuo villaggio, da dove vieni? Che posto? Dalle caverne d'oro nel vulcano incazzato, Deck. Oro. Il cane incazzato. Lo Vulcano Stromboli. incazzato. Il vulcano incazzato, quindi sei di Napoli. Bene, Deck. bene. Sicuramente mi darai spunto per imparare nuove storie da raccontare.
e gli il passo tuo qualcosa da bere. mestiere qual è, Jack? Il mio? Mestiere. Io sono un bardo, come vedi ho una serie, sono bardato con una serie di strumenti. E davvero chi si campa, Deck? Nel mio paese non ci vivresti un giorno, Deck, con questo lavoro. E infatti lo vedi che sono vestito con questa tunica, questi stracci che ormai mi porta addosso da parecchio tempo. Non si Deck, campa ammirevole facendo la la tua pista di strada. passione. È ammirevole anche il tuo idealismo, per questo ti seguirò. Gli idealisti danno sempre enormi fonti di ispirazione. Deck, mi è passata la fame. Deck. Non volevo disturbarti, ti lascio in pace e me ne vado. E passiamo ad Atros. Sì, stavo cercando il marinaio con cui ha parlato Rust. Indagare. 12. Ti ci vuole un po', l'hai perso di vista. Per te era del tutto imprevedibile perché un uomo così ubriaco, una volta che lo perdi di vista, non riesci Sì. bene a capire dov'è. Segui le sue tracce, le tracce ti portano all'interno del piano sottostante alle cabine di riposo a cui sei stato assegnato. Senti piangere. Riesco a capire la direzione più o meno? Sì, riesci a capire che è verso il fondo del ponte. Verso il fondo. Allora mi sposto. Ci sarà una porta? No. C'è un uomo steso a terra, disperato, si è aggrappato alla bottiglia. Tu, Cosa vuoi? dove hai preso quel rum? Lasciami in pace, ce n'è tantissimo di rum. E in effetti vedi che sei all'interno di uno storage, cioè di un magazzino. Davanti a te ci sono delle casse che sono piene di rum. Alcune di queste hanno anche come si chiama? Il beccuccio per riempire le bottiglie, no? Perfetto, casualmente ho comprato delle bottiglie. Mi rivolgo, allora riempio la bottiglia di rum, mi siedo accanto al marinaio e guardandolo dico: sembri un uomo che ha una storia alle spalle. Lasciami in pace, non ne voglio parlare. Non sono stato io non sono una persona così crudele. Li avrei lasciati vivere, l'avrei lasciata vivere. E poi vedi che il suo sguardo punta alle tue spalle, guarda qualcosa dietro di te, qualcosa che non riesci a capire perché lì per lì ti volti e non vedi nulla. Io ti avrei protetta, mi dispiace. E compare una figura luminescente davanti ai tuoi occhi. Inchino il capo. Dama spettrale, abitate queste legna marce. Ma per quale motivo? Non ti risponderà mai. È qui per noi. Vuole la nostra vita. Ci ha maledetto tutti. Ha maledetto la figlia indesiderata per quello che le abbiamo fatto. Si mette in ginocchio, gattona di qualche passo verso di lei. Ti supplico, lasciaci in pace. E lei inclina il capo e guarda lui. È vendetta che cerchi? Vedi che solleva un ghigno. L'angolo della sua bocca si solleva lievemente. E chiedo ancora, tutti quanti? Abbassa il capo, in cenno di assenso. Tutti. Vuole ucciderci tutti. Non sono stato io. Questo è tuo, riprenditelo. Il marinaio tira fuori un medaglione. Il medaglione è insanguinato. Ha come effigie il disegno di un tridente e le onde del mare. Lo getta a terra. Lo getta a terra ai suoi piedi. Riprenditelo. Non lo vogliamo. Cosa fa il fantasma? Vede il medaglione e appena lo vede si dissolve. Se n'è andata. Sarà ancora qui da qualche parte. Sono sicuro che sarà ancora qui da qualche parte e ci ucciderà tutti.
do una pedata per mettere seduto il marinaio che penso fosse a gattoni. Mhm. Gli dico: adesso tu mi racconterai tutto. Ti prego, lasciami, non ti posso raccontare quello che è successo, altrimenti mi Ok. uccideranno. Taumaturgia. Posso creare uno dei seguenti effetti magici, ok? Mhm. In questo caso, per intimorire questo marinaio e convincerlo a farmi raccontare tutto, Mhm. faccio cambiare il colore della fiamma, ok? Che sta fluttuando sulle nostre teste, in un azzurro simile a quello del fantasma. Esistono pericoli ben peggiori di questo fantasma sulla nave. Lui Raccontami tutto. è in panico totale. D'accordo, ti racconterò tutto. E inizia la sua storia. Prima che attraccassimo a Città del Porto, abbiamo incontrato una nave di sacerdotesse e sacerdoti. Erano sacerdotesse del dio del mare. Erano sole, indifese. Stavano attraversando il mare per raggiungere il loro tempio da qualche parte, in terre lontane. Gli uomini di questa nave hanno ingaggiato battaglia, le hanno sgozzate, trucidate, hanno gettato in mare i corpi dei devoti e delle donne. E inizia a piangere. Delle donne invece hanno commesso delle atrocità immonde. Le hanno portate su questa nave. E dopo averle uccise le hanno stuprato i loro corpi. Io non ero con loro, non potevo fare niente. Una di loro era incinta. E credo che fosse proprio questo fantasma. E adesso hanno maledetto questa nave con il loro ultimo respiro. Non si sono neanche preoccupati di gettare i corpi in mare, perché vogliono continuare a seviziare quei corpi anche dopo giorni e giorni che sono lì in putrefazione. Mamma mia. Che cazzo è? Anche il capitano ha partecipato a Oh no, no, questo schifo. lui no. È un uomo buono il capitano, io l'ho visto nei suoi occhi. Ha paura di loro, ha paura dei marinai di questa nave. È il primo ufficiale? Lui è il peggiore di tutti, è quello che ci ha costretto a fare delle cose immonde. Tu invece. Io sono innocente, Cosa hai fatto? sono del tutto innocente, lo giuro. Quando ho capito le loro intenzioni, mi sono allontanato, ho cominciato a bere, mi sono finto ubriaco per non partecipare a questa atrocità. E adesso, E allora perché portavi con te quel medaglione? perché avevo capito che fosse caro a quella donna e volevo tenerlo per, non lo so, un senso di responsabilità contro le azioni che le sono state fatte. Urlava così tanto di dolore e prima di morire ho sentito il suo ultimo respiro. Cosa hai fatto? Investigations. Ti sta dicendo l'assoluta verità e non c'è nient'altro fuorché Mhm. una piccola pergamena. E quella pergamena? Anche quella faceva Dimenticavo. capo alle Ecco, sacerdotesse? tieni, è tutta tua. Tieni, te la appiccica praticamente sul dorso. Tienila tu, io non la voglio. Questa è quella che ha scritto prima di morire le sue ultime odi alla maledizione di questa nave. È scritta col sangue. C'è una maledizione scritta col sangue sulla pergamena. Io prendo questo medaglione. Ora, tu andrai a raccogliere tutti gli altri. chiaro? Ce ne sono altri. Solo questo. Solo questo, lo giuro. Lei era l'alta sacerdotessa. Ne sono sicuro perché questo medaglione qui appartiene agli alti sacerdoti. Lei era una figlia del mare, una sacerdotessa del dio del mare, che adesso verrà qui e ci distruggerà tutti. Riprenditi e seguimi, stupido idiota. E ti segue. E vorrei tornare in Cambusa. Ok. Siete tutti in Cambusa. E quindi mi avvicino ad Atros. Catros, dove sei stato? Deck.
Io nel frattempo col mio panino in mano. Marinaio, ma perché piangi? Cosa è successo? E gli faccio investigazione ad Atlas, cioè praticamente lo tampino di domande in maniera che lui non possa non rispondermi. E gli chiedo dove è stato, e perché è tornato quel marinaio ubriaco, e cosa gli ha detto il marinaio ubriaco, e voglio sapere tutto. Io ascolto. 4. Per spostarci di mappa c'è un... C'è la porta, C'è la basta porta. cliccare sulla porta. Ok, perfetto. No, Non se si non è muove. capitano. Perfetto, perfettissimo. C'è il capitano. Chiudo la porta a chiave. Che diavolo succede qui dentro? Marinaio, cosa ci fai qui con questi uomini? Non dovresti stare di guardia sopra la nave? E tu, elfo, non dovresti lavorare? Sbatto il medaglione praticamente sul tavolo, tenendolo sempre con la mano, Mhm. e gli dico: parla, o non vedremo Waterdeep. Dove l'hai trovato questo? Non ha alcuna importanza. Ciò che è importante è la storia che ci sta dietro. Marinaio, che cosa hai detto a questi uomini? Non erano affari loro. Ti avevo detto di stare zitto. Marinaio, non è colpa mia. Questo tizio è indagato. Mi ha trovato lì col fantasma. Credo che meritiamo delle spiegazioni. Va bene, d'accordo. Vi spiegherò che cosa è successo. Questa nave è stata maledetta prima di arrivare a Città del Porto. Non ho voluto dirvelo per ovvie ragioni. Ci aspettiamo un attacco quanto prima dalle forze oscure. Ora, personalmente io non credo a queste baggianate. Tutte stupidaggini, dico io. Però i miei uomini sono fortemente in soggezione, in particolare quell'idiota lì. Mi dispiace. Qualcuno di voi qui dentro sa che io non mi fido di tutti gli uomini di questa nave. Uno dei motivi è proprio perché mi avete circondato. Mi sento un po' circondato. Uno dei motivi per cui io non mi fidi dei miei uomini è perché l'ultima volta hanno ingaggiato battaglia contro dei poveri sacerdoti e delle sacerdotesse che cercavano di arrivare al loro tempio. Non per mio ordine, chiaramente. Se siete qui sapete più o meno cosa è successo. E vi racconta tutta la storia. E finisce di raccontare. Cosa fate? Beh, direi Allora, che io intanto- sono abbastanza schifata da tutta questa cosa, soprattutto se ci racconta anche la parte che hanno ancora i corpi e continuano a seviziarli, direi che... Era il motivo per cui non volevo che voi scendeste all'ultimo piano della nave. I corpi sono tutti lì ammassati. non sarebbe il caso di dargli una degna sepoltura invece di continuare a lasciare... Ho provato a farlo una volta o due, però i miei uomini mi si ritorcono contro e è dura riuscire a tenere testa io da solo contro la metà di loro, più della metà di loro. Chi è che comanda realmente su questa nave? Questa È Anton. è una bella domanda. Anzi, come si chiama? Direi che lei non ha più Ah. possesso di questa nave, capitano. Dammi Mi pare Sì, infatti, come cazzo si chiama? mi È pare di sicuramente capire che lei Lisco, non il ha vero più, comandante. non ha più il comando. Sì, avete capito benissimo. Direi che avete il quadro molto chiaro nelle vostre menti. Beh, adesso sapete perché siete qui. Voglio il nome del vero capitano attuale. Cioè, chi è che sta comandando È in questo Lisco. momento questo? È il primo ufficiale. Hai sentito la domanda? Tu lo sai chi è che comanda veramente questa nave? Non abbiamo capito. Raga, sto ruolando un elfo stupido. Va bene, io dico a Federir, intanto tu prendi il marinaio numero 1, legalo e rimane qua col capitano prima che esce fuori e va a cagare tutto al primo ufficiale. Perché state legando il mio uomo? Per evitare che vada dal primo ammiraglio là a dirgli che sappiamo, che abbiamo capito che là c'è stato un ammutinamento. Ecco, ma arriviamo in porto. Eroi
toccare il della culo. baronia. Mi sa che non avete capito un cazzo. Il capitano si Vediamo. accascia. Il capitano e questo mozzo verranno uccisi all'istante, non appena apriranno bocca. A quanto pare c'è qualcuno che è saggio qui, qualcuno a cui funziona il cervello, eh? Io lo guardo e gli dico che è molto facile per lui, che è un uomo, andarsene in giro per questa nave sentendosi al sicuro. Io ho già subito delle molestie. Qua nessuno è al sicuro, dama. Le ho subite anche io, quindi. Dama, ci chiami Qui- tua sorella. Madamigella, qua nessuno è al sicuro. Siamo su una nave che è un grosso barile di polvere incendiaria, pronto ad esplodere. Delle sacerdotesse del dio del mare sono state trucidate e vengono tuttora trucidate anche da morte. E noi ci troviamo in mezzo al mare. Siete pronti a fronteggiare il mare? Oppure preferite spezzare, prende la pergamena, questa maledizione? A voi la scelta, ve la appoggio sul tavolo. Posso usare... Faccio 21 con religione, cioè Maledizione. praticamente scavo nella mia memoria per capire quanto sia grave e chi siano queste sacerdotesse del mare. Punto ispirazione. Perdonatemi. Allora, quello che sai è che sono devoti a un dio che è il dio delle... non è proprio il dio del mare, è il dio delle tempeste. Il suo nome è impronunciabile. E ci sono delle storie molto religiose. Si dice che si manifesti proprio alle suppliche dei suoi devoti. E quando si manifesta è una strage. L'unica cosa che le persone vedono di lui quando si manifesta, almeno questo è quello che si dice, sono i suoi polpacci, le sue gambe, il suo piede, perché è talmente grande che non si vede nient'altro, tutto scompare nelle nuvole, nella nebbia. Condivido tutto questo con i ragazzi attorno a me, gli dico che questo culto lo conosco, che conosco le conseguenze di quello che potrebbe succedere su questa nave, quindi non so se mi preoccupa di più la ciurma o il cosiddetto Dio, che dobbiamo agire in maniera molto ma molto cauta rispetto a questa traversata. Madamigella, qual è il tuo nome? Lucinda, è il suo? Si leva finalmente sto cappuccio. Oh. Poi io accanto, wow, ma che cos'hai in testa? Io sono Atros e conosco bene la collera delle divinità, esseri di altri piani. Nel frattempo libero sto povero cristiano qua. Ok. Il capitano, questo mozzo e qualcuno di noi andranno a recuperare i cadaveri, bruciare i corpi e magari spargere le ceneri nel mare, sperando che questo possa No, quietare questa maledizione. Bruci i corpi e poi che fanno per 6 settimane? Si scopano noi, Deck. Si scoperanno tra di loro perché saranno morti. Ma chi la pilota la nave, Deck? Tutti noi. Ah, io Sì, sono non un grandissimo marinaio. Sarazzare la cazza, io non riesco neanche a dirlo, Deck. Quindi cosa suggerisci? Di ucciderli tutti nel sonno, di ucciderli tutti insieme? Non mi importa se saranno svegli o addormentati. Io Ma li voglio sono- uccidere tutti. Ma non so quanti marinai ci siano, ma ce ne sono almeno 14. 14, 20, 12, 1 milione, moriranno tutti. Deck, non so che strada hai intrapreso, Atros, ma la vendetta non è la strada giusta. Fatelo dire da un draconico che ha perso tutto il suo clan per colpa di qualcuno. Ah, ma io non voglio mica vendicarli. Io voglio solo ammazzarli. E poi tutto il room sarà nostro, no? Oh, Deck, capitano, ce la facciamo se ammazziamo tutti? Io non avrei più uomini se li fate fuori tutti. Come farei? Non hai comunque uomini in questo momento. Perché sono animali. No, perché non sono con lui. Tu zitto, tu fai il mozzo. Beh, io Posso se la cosa non vi disturba troppo,
lascerei le cose come stanno per un po'. E se poi succede Ma non fare il qualche democristiano. se succede qualcosa durante la traversata, allora sarò con voi. Quindi voi pensate di avere 6 settimane di tempo che noi dovremmo trascorrere senza tempeste in mare, sperando di trovare un modo per raccattare dei corpi, santificarli in qualche modo e buttarli di nascosto Ce l'abbiamo dalla nella ciurma. scritta. Ma perché? Come si toglie questa maledizione, Deck? Non ne ho la più pallida idea, sinceramente. E se proprio la chiedete a me, l'unica maledizione qui viene portata da una donna. Si sa, le donne sulle navi non portano beneficio. Ha nulla contro di voi, Madamigella, chiaramente. Qualcuno dia uno schiaffo al capitano e lo faccia stare zitto perché è inutile. Ragazzi, io sono d'accordo con liberarci della ciurma, ma sono in numero maggiore rispetto a noi, quindi pensiamo bene alle azioni che dovremmo fare. Dopodiché avete la mia chitarra. Adesso basta! Il capitano dà un pugno sul tavolo. Io mi oppongo, sono il capitano di questa nave. Nessuno di voi farà nulla finché non sarò io a dirlo. È chiaro? Ma ti stai facendo male alle manine, stai buono che non hai non hai il controllo di nulla, stai seduto. Marinaio numero 1, dagli da mangiare a quel creaturello che ha fame. Via da questa cabina. Tornate tutti nelle vostre cambuse, nelle vostre cabine e andatevi a riposare. E adesso fuori da Sì, qui. infatti voglio uccidere anche il capitano adesso. Allora, Però uscendo dal... Però in realtà lo voglio uccidere adesso. Ehi, ciao! Se gradisci i nostri contenuti non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato, così da farci sentire il tuo sostegno. Per vedere in diretta le nostre sessioni puoi seguirci anche su Twitch. E adesso siamo in game. Che twistone questo, eh? Il mio personaggio, intuendo quello che vuole fare Atros, per una maggiore sicurezza gli sussurra delle parole che gli danno ispirazione bardica. E poi ovviamente esce fuori. L'ispirazione bardica gli dà la possibilità di tirare di avere nei prossimi 10 minuti un D6 aggiuntivo a qualsiasi tiro lui stia effettuando. Allora esci anche tu. Ed esco. Il marinaio se ne va. Faccio per andarmene. Il capitano si siede, riprende dei fogli che aveva sul tavolo e riparte a scrivere, abbassa il capo e continua a scrivere, non fa per non vederti. Fallo adesso. Colpito. Mamma mia, 8 danni. Appiccichi il capitano al muro, non è ancora morto. Che diavolo Davide, se vuoi fai? usarlo c'è sempre il D6. Che diavolo stai facendo? Io sono il capitano della figlia indesiderata. Non ti permetto di... Più 4 danni, non so se è morto. Indagare. 15. Non ha nulla di interessante con sé fuorché un mazzo di chiavi che non sai, sono molto arrugginite, che non sai a cosa servono. Vabbè, le prendo. Ok. Si fa notte. La nave si fa silenziosa. Naviga fra le onde. Mi dite dove vi trovate? Siete tutti insieme, suppongo, o siete separati? Ma nella cabina dei passeggeri magari. Ok, nella cabina dei passeggeri. Meno possibilità di essere scoperti. Sentite il russare di diversi marinai. Cosa fate? Amico Tifling, una domanda. Sei uscito per ultimo, molto tempo dopo di noi. Non è che hai combinato qualcosa? Io? No, nulla. Il mio personaggio prende sotto spalla l'elfo di Federico e gli dice: vieni qua che ti racconto una storia. E gli spiego quello che è successo là dentro. Magari era meglio saperlo tutti quanti, questa cosa che hai fatto. Dai, dobbiamo agire subito, penso. Questa tempesta c'è anche favorevole. Allora lo facciamo. Però ragazzi, io ve lo dico, Come? Deck, navigare senza aver mai navigato, Deck, non penso che sia facile, Deck.
per esperienza. No, non arrivare mai dove vogliamo arrivare. Prendete quel maledetto mozzo e mettetelo al sicuro, ci aiuterà lui a portare questa nave. Non uccidiamoli proprio tutti. Magari qualcuno sfruttiamolo e poi lo uccidiamo alla fine, no? No, Mi piaci, Drago. veramente Dovrebbe essere no. un paladino. Lo faccio soltanto per arrivare, esatto, e poi perché devono pagare perché hanno seviziato un sacco di cadaveri. Mi piace le tue idee di giustizia. Sei sicuro di voler essere un paladino? Io sono un paladino. Sentite il campanaccio. Uomini! Uomini! Sul ponte di papà, presto! Sentite gli uomini Sarà svegliarsi, successo adesso. alzarsi e correre immediatamente fuori dalle loro cabine. Li vedete riunirsi proprio davanti alle cabine, cioè sono sempre sullo stesso piano, quindi sentite quello che sta succedendo. Il capitano è morto! Il capitano è morto! E gli altri, lo sapevo, la maledizione, è la maledizione! Questa è colpa nostra, te l'avevo detto che sarebbe successo, dice un altro. Non è finita qui, c'è della nebbia fuori. E tutti, della nebbia? È impossibile, sta piovendo a dirotto, non può esserci pioggia e nebbia insieme. C'è della nebbia, vi dico, è della nebbia fittissima. Presto, andiamo sul ponte! E si dirigono tutti sul ponte. Ok, allora usciamo tutti. Sono già dei marinai morti, però. Sì, perché non appena arrivate sul ponte vedete i marinai disperdersi tra le nebbia, più si allontanano meno li vedete, la nebbia è fittissima. Riuscite a vedere 3 di questi marinai che in sequenza vengono presi, sentite un urlo e scompaiono. Che diavolo è successo? Dove sono spariti? Uomini alle armi, presto! Muoiono e il corpo si accascia a terra, come se qualcosa tra la nebbia li avesse uccisi. Io prendo il calice che avevo comprato dove era la taverna, lo faccio riempire con un po' di acqua della pioggia, Ok. e inizio a recitare qualcosa. Pappete. Armatura di Agatis. Vengo ricoperto da uno strato di luce tenebrosa, usiamo un ossimoro, che mi concede 5 punti ferita, In più, come si dice? temporanei. Non in più, temporanei, ok. E ogni qualvolta vengo colpito, finché ho questi punti ferita temporanei, chi mi colpisce subisce 5 danni da freddo. Io vorrei usare la mia agilità per arrampicarmi da qualche parte. Ci sono gli alberi. Per farti beccare da un fulmine, giusto? No, non mi metto in cima. Poi il legno non è un materiale Infiammabile, no. No, Il legno bagnato, tranquillo. Mi pare che il legno bagnato non sia un ottimo conduttore. I fulmini gli alberi attirano i fulmini perché hanno le foglie. Mi metto in un punto un po' più alto, non il più alto. Praticamente sali sull'albero maestro, okay. sì. Ci vuoi andare? Sì, ho una visuale migliore e posso usare l'arco. Ok, finalmente. vacci, puoi cliccare 2 volte. Master, io utilizzo, cioè, sfrutto il bordello e il casino che c'è in questo momento per camuffare se stessi. Prendo le sembianze di uno dei marinai che era morto là a terra. Io mi sarei trasformato nel primo ufficiale. No, l'intento è trasformarmi in uno dei marinai per avvicinarmi quattamente al primo ufficiale. Ah, ok, bravo. Allora, quello che succede è la seguente cosa. Vedete comparire nella nebbia un'ombra e 3 spettri. Questi spettri escono, quello che notate è che escono fuori dal corpo dei marinai morti. Tirate iniziativa. Che cazzo è che sta tirando tutti sti dadi? Io. Gli spettri. Sono 4? Sono 3 spettri e un Wright. Allora, io sopra non vedevo niente, quindi sono risceso, cioè il token l'ho messo sotto. Ok, perché quello che ti stavo per dire è che da sopra non hai la visuale che speravi di avere. Okay. Perché c'è la nebbia. Comincio io con gli spettri. Parto da lui e faccio, e notate bene, risucchio della vita. Ah, fallito. Fallimento critico. Lo manca. Vado al prossimo.
Lui si sposta da Rust. Lo mira. Risucchio della vita. Vedete allungarsi questa mano spettrale verso Rust. E fa 19 colpito. Quanto hai di punti vita? Basta, neanche ti ascolta. Sta facendo i cazzi suoi. 14. Tiro salvezza. Bella 17. Che culo. Che culo. Che culo. Mamma mia. Che culo. Metà dei danni. Tocca al Wright. Oddio. Ecco, così incominciate a capire il livello di sfida di questa battaglia. Il Wright si sposta verso questo marinaio qua. Risucchio della vita. Colpito. Danni. Minchia, sono 4 di 8. Il marinaio Porco giuda. fa il tiro È salvezza un D10 mi pare. e lo supera. Minchia. Si becca metà dei danni. Tocca a Rust. Uso la pozione. Ok. Atros. Eccolo. Ma. Cazzo hai tirato? Ok, invocazione del vigore. Praticamente ti stai aggiungendo dei punti ferita temporanei. Esattamente, mi sono spostato. Ti sei spostato? Verso il timone. Mhm. Posso, Rambo? Sì, sì, Turno? tocca a te. Prima di targettare il fantasma che è di fronte a Rust, voglio targettare quello che non ha niente davanti. Non si sa mai, sai com'è? Lo faccio per te, Ok. Luciano. Vuoi sapere se gli passa attraverso? Ok, 16. Preso. Ok. Ok, 5 danni. Minchia, i danni sono resistenti ai danni fisici. Ah. Beh. Anzi, che Lucinda. si fanno danno fisico già tanto. Ok, sono vulnerabili comunque, si possono prendere. Lucinda. Ok, ti sei avvicinato. Dio. Mancato. Aspetta. Dimmi. Aspetta, perché ho un'abilità nella quale posso fare una cosa veloce. Un'azione veloce, sì. Calming action. La uso per darmela a gamba. Ah, puoi prendere Ingaggiare. un'azione. Puoi prendere un'azione un'azione bonus. In ognuno dei tuoi turni di combattimento. Questa azione può essere utilizzata per disingaggiare, scattare o nascondersi. Brava. Quindi puoi disingaggiare. Brava. Ottimo. Puoi Ottimo. disingaggiare senza attacco di opportunità. Ti sei disingaggiata. Dove ti sposti? Che mi sposto qua. Krastos. Io impavido. Scosciente del pericolo, Deck mi avvicino a Rust. Cosciente. Cosciente. Bellissimo. Scosciente. 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 Bellissimo. Mi avvicino a Tizio e lo attacco col mio tridente pazzesco. Preso. Danni. Ok. Yeah. Gli fai un bel danno. Però non è morto, tocca a lui. Tocca a No, lui. tocca a quest'altro. Faccio risucchio della vita sul marinaio, che ovviamente ha colpito. Danno normale. Minchia. Il marinaio fa un tiro salvezza. No, adesso. Perché lì? Fallito. E il marinaio muore. Tocca ad Amon. Io col mio flauto di pan intono di sussurri dissonanti su questo fantasma per vedere se i danni psichici li subisce più dei danni fisici. Prova. Bello. Eccolo. Vado col Ok. tiro salvezza. 18. L'ho superato? Sì. Superato. Sì, certo. Mi becco metà Superato, dei danni. subisci metà dei danni. Vai con Metà i dei danni. sarebbe... E io come li tiro ora? Damage. Sono... Così. Cazzo sono? Porca troia. Porca Quanto troia. per critici? Che 18. Morto. Ammazziamoli tutti. Ok, tocca a questo spettro qui. Questo qui. Io uso Si attraversa Ho sbagliato. altre... movimento incorporeo
e tento di spostarmi da questo lato, generando un attacco di opportunità nei confronti di Rust e solo di Rust. Great Axe. Mamma mia, vabbè, va. Porca puttana. Va bene, va bene. Mamma mia, pure l'immaginetta è stata sgrava. Si può tagliare in due un fantasma? L'hai distrutto. Ok. Oh, è il turno dello spettro immobile. Lo spettro immobile va qua. Bravo, l'hai ammazzato. Va qua. Minchia, con Risucchia la della vita. grande ascia. E A usa chi do? bacio con la lingua. Colpito. Normale. A chi? Al marinaio. Il marinaio fa tiro salvezza. Usa bacio con la lingua. Preso, si prende metà dei danni. Ok, e rimane con 4 punti feriti il marinaio. Tocca al Wright. Oh, attenzione. Il Wright è qui. Frank Lloyd. Frank Lloyd Wright. No. Fanculo, vabbè. Fallito. Fallito. Niente. Mi Niente, sposto. Mare, mi dispiace. Mi sposto. Abbiamo provato. Mi posso spostare almeno quello? Sì, Posso vai, spostare? vai. Qua. Però devi, Allora, facciamo devi disingaggiare da Marinaio 14, che è quello più cazzuto di tutti. Hai ragione, quindi il marinaio 14 ha l'attacco di opportunità. Mannaggia. Porca mignotta! È incazzato. Oh, Porca mignotta. Tiro 7. Però lui si becca la metà. Tocca a Sta Rust. riduzione a danno? No, ha Danni resistenza. fisici ne subisce tanto. La resistenza dei danni fisici. Ok, quindi in questo modo se tipo io faccio così... stai facendo uno Quello scatto. batte. Esatto, hai usato l'interazione. Turno completo. Turno completo. Completo. Quindi qua ti devi fermare. Piero. Con Piero. Ok. 19, 12. Preso. ...13. Atros. Eccolo. Perché c'ha la resistenza e quindi sono sempre a metà. Minchia, non state facendo niente voi là sotto, maledetti. Come niente, maledetti. Fabio ha iniziato noi ad ucciderli, mentre tu facevi sali e scendi dalle scale. Io intanto una freccia l'ho tirata. Bravo. Per poco, colpito. Per poco non facevi 4. Che cazzo gli hai fatto l'onda energetica? Morto. Bello. Tocca a A me Feredir. Ah, Feredir. sì. attacco con la spada corta. Che Ok. devo fare? Ci provo. Spada corta. Non l'hai mirato? L'hai mirato, sì. L'hai preso. No, 14. Vado quei danni. Merda, merda. Inizia ad essere nei guai. Allora, tocca a No, tranquillo Lambo, ancora la Lucinda. battaglia non sarà finita. Lucinda. Come no? No. Sta morendo. Dopo ci sono io. Beh, ci sono tutti i marinai qua da divertirci. Preso. 22. Brava Gildamesh. Killame. Porca troia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Gli spettri scompaiono. I marinai tirano un sospiro di sollievo. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Aspettate perché non è finita. Infatti, continua a piovere, infatti. Uno dei marinai urla. Imbarchiamo acqua! Presto! Imbarchiamo acqua! Che fate? Io voglio provare a fare una cosa, sperando che funzioni. Mi avvicino qui e chiedo, parlando col dio delle tempeste, impugnando sto medaglione insanguinato, di darci qualche altro momento per compiere la vendetta della sua gran sacerdotessa. Non E poi appena lascio lo cadere il fai, medaglione. non appena lo fai, lasci cadere il medaglione in acqua. Sì. Il medaglione cade, si disperde nel mare. A un certo punto vedete una figura in trasparenza, evanescente, che compare alle spalle del primo ufficiale
che per tutto il tempo della battaglia si era nascosto qui. Una cazzata. Il fantasma si porta alle spalle del primo ufficiale, lo tocca Di Scary Movie. e il primo ufficiale È morto. Gode. muore. Godo. Il fantasma non ha... a lui. Il fantasma non Gli dà una carezza. Sì, tipo uno sfiora. Il fantasma non ha terminato qui perché prima che il corpo si accascia a terra lo attraversa e si mette No, io mi sposto. Non si sente. velocemente Che cazzo di paura che mi ha fatto Lamberto. qui. Che cazzo di paura mi sei passato accanto. Il fantasma si sposta ancora e va qui. Anche lo sapevo. Ti guarda Atros e fa per allungare la mano. Senti nella testa la sua voce. Seguimi. La vedi scomparire da sotto. Come cazzo? Va sotto, proprio sotto il ponte della nave Sì, sì. e scompare. Dice di seguirla. Allora, riuscite a vedere questa porzione della nave e non appena le luci danzanti entrano in quella zona lì, compare questa figura tra le luci. Tipo. Volge lo sguardo sull'unica donna presente nel gruppo. Lucinda, senti la sua voce? Seguimi. Si apre una porta. Vedete dei corpi ammassati, per lo più di donne. I corpi sono in semiputrefazione. Il fantasma indica a Lucinda uno dei corpi e vedi che le fattezze sono quelle sue. Cerco di fare tipo un rito religioso in onore di queste donne e di liberare tipo i loro spiriti, qualcosa del genere. Invoco tipo la... Non succede niente. Neanche se provo a invocare il dio del mare a chiedere di poter liberare queste donne. Sì. Sentite, stavo per attivare la clessidra per darvi l'ultimo minuto di tempo, ma Lucinda ha sbloccato la situazione. Grande Lucinda. Lucinda, mi fai un tiro salvezza? Io ho del potere parlare. Hai superato? 12 falliti. Fallito. Il fantasma scompare. Lucinda viene presa dal fantasma. La vedete presa dalle convulsioni sotto la luce, le luci danzanti del Drow. Il suo volto si fa macabro. I suoi occhi si accendono di una luce azzurrognola e inizia a parlare. Io sono colei che è stata uccisa da questi uomini brutali. La donna del cui corpo mi sono impossessata ha invocato l'unica creatura che adesso vendicherà la mia morte. Lucinda si sposta, attraversa la nave e va per uscire e andare verso il ponte superiore. Che fate? Ma la seguiamo. Che si vuole buttare, quindi la seguirei. Sì, però prendo il corpo. Prendi il corpo di lei? Sì. Ok. Non appena prendi il corpo, è uno scatto, un attimo, non te ne sei accorto. Lucinda è comparsa davanti a te, la sua voce riecheggia e senti: no! È troppo tardi ormai. Lasciami qui. Dai, bruciamo sto cadavere, dammi. Ma aspetta, portala su, poi vediamo, aspetta. Salite sul ponte della nave. Quello che vedete è una nave in tempesta, avvolta dalla nebbia, e delle onde gigantesche stanno colpendo il fianco della nave. I cannoni stanno sparando contro le onde, ma quello che è più strano ancora è che ci sono i marinai tutti morti sul ponte della nave. I cannoni sparano
a raffica, come se fossero comandati da un incantesimo. Il mare in tempesta crea queste onde gigantesche verso un lato della nave, mentre verso l'altro lato altre onde si frastagliano contro il muso della nave, fino a che non vedete il profilo di una testa uscire dall'acqua. Sentite il rumore, il tuono di questa cosa che esce dalle acque. È gigantesco, prima il viso avvolto da una barba grigia lunghissima, gli occhi azzurri luminescenti, indossa un elmo. Più si solleva, più vedete la sua enormità. È un essere gargantuesco che, in men che non si dica, si staglia sopra la nave contro di voi. Lucinda è l'unica che si porta davanti al gigante del mare, solleva le braccia e dice: compi la tua vendetta, mio signore. A quel punto il corpo di Lucinda cade a terra, vedete la luce del fantasma che la abbandona e tirate iniziativa. Lucinda Pure io. è prona. Siamo in combattimento, cioè scusami, stiamo combattendo contro... Quindi non possiamo... Vedi lentamente il suo braccio che si solleva con uno spadone enorme. Il suo gesto è normale, ma tu lo vedi lentissimo. Io gli vorrei dire... Fermo! Noi non c'entriamo niente, anzi abbiamo compiuto la Persuasione. sua vendetta. Persuasione. Fallito. Non è molto convinto. Atros. Poggio il corpo per terra Ah, il corpo. e lo cospargo di olio. Passi il turno? Ce l'avete un accendino? Io sì. Sì. Amon. Non ho niente. Amon. No, io inizio, Ok. inizio a cantare, come dicevo prima, un De Profundis. Vi vedo ma un po' in come- panico comunque tutti quanti. Per cercare Ma mi fai di... cagare. E faccio cagare, perché ovviamente quando piove, fa freddo, le corde vocali, sapete, tutto questo problema di noi Esatto. cantanti. Non riesco. Tocca a me. Un piede si poggia sulla nave. Scusami, Si ti sta buttando le spacca. palle in testa. Si spacca la nave. T-bag. No, hai visto cosa è successo? Questo succede. Attack tirato. Porca troia. Lo spadone vi colpisce. Il fianco della nave si squarcia completamente. Lo spettro, il fantasma, si avvicina a tutti voi, quelli che sono rimasti. All'interno di questo raggio siete tutti invecchiati di Anche noi elfi. un siamo D4. immortali. Tirate tutti un D4. Anche i morti? Anche i morti, sì. Io ho fatto 2. Fatto uno. Rust è invecchiato di 20 anni. Feredir è invecchiato di 30 anni. Krastos è invecchiato di 40 anni. Lucinda è invecchiata di 30 anni. Atros di 40 e Amon di 10. Avete tutti un -1 ai tiri di forza e di destrezza. E a sto punto se devo morire vecchio, muoio vecchio, ma con una randellata sulla testa. Preso. Tanto devo andare come devo andare. Ok, colpita. Affanculo. L'ultimo, Krastos. Cosa fai? Ma che cos'hai attaccato? Il fantasma, ma se tu c'hai l'accendino, perché non pigli a fuoco quel cazzo di corpo? Almeno vediamo se succede qualcosa. Beh, sì, qua mi avvicino al corpo. Quello è un cazzo di drago, l'accendino ce l'ha in bocca.
Qua il corpo. Ho scordato a scrivertelo, Qua però il la corpo. Sì, e do un colpo di acciarino. Il L'ho trovato. corpo prende fuoco. Vedete il fantasma che a un certo punto urla. E il fantasma scompare. Gada! Ah. Riprendete la vostra età. Quindi devo, Si instilla devo ricambiare un tutte le punto cose come ferita erano prima. ad Atros e un punto ferita ad Amon. Come se la morte del fantasma avesse in qualche modo influenzato la loro vita. Ma il gigante rimane. Sì, quindi Lucinda è prona. siamo a un punto ferita? Siete No, a un avete punto perso. ferita. Il gigante si staglia sulla nave. Il combattimento è finito. E Grande spacca in due la nave. Fatemi concludere. La nave si inarca, affonda, cadete in acqua. Ci sono talmente tante onde che sbattete l'uno contro l'altro, non si capisce più niente. La vostra vista alterna il buio della notte, gli occhi chiusi, all'acqua, è tutto molto confuso. Quando a un certo punto, Rust, tu sei il primo che esci fuori dall'acqua, ti appoggi alla prima cosa che vedi, è del terriccio, sembra in un bosco, non capisci bene, ti aggrappi a degli alberi, a qualcosa, prendi fiato e ti ritrovi tra gli alberi di un fiume. Il tuo corpo è stato trasportato Dove cazzo sono? qua, c'è il marcatore. Ah, E la vista è dall'alto, molto in alto, quindi non si vede il tuo personaggio, ok? Immaginati la posizione. E cadi praticamente affannato, aggrappandoti agli alberi, aggrappandoti ai rami, alle prime cose rampicanti che trovi. Non vedi nessuno degli altri. Fine sessione.